Ragazzi, questa forma, questo taglio, questi contorni, la Stratocaster, ragazzi, probabilmente è la silhouette più riconoscibile nella storia della musica e oggi è al centro di una guerra legale che potrebbe cambiare letteralmente quello che troverete nei negozi di chitarre nei prossimi anni. Circa un anno fa la Fender mi ha regalato una Ultralux Vintage in occasione del loro lancio mondiale, uno strumento pazzesco ed è la dimostrazione concreta del rapporto creato con il brand. Ma ieri Thomann, che è il mio partner commerciale principale con cui lavoro da anni, ha deciso di portare Fender in tribunale. Sono esattamente nel mezzo di questo fuoco incrociato ed è proprio per questo che posso dirvi una cosa che molti creator non possono: non ho un lato comodo da cui stare. Se difendo Fender ci perdo con Thomann, se attacco Fender rischio il rapporto con Thomann, quindi vi dico solo quello che penso sia vero. Prima di andare avanti però non sono un avvocato, non ho studiato giurisprudenza e quello che vi racconto è basato sull'articolo ufficiale del blog di Thomann e su altre fonti che ho letto online. Il link all'articolo originale ve lo lascio in descrizione, leggetelo e fatevi una vostra opinione. Allora, che cosa sta succedendo davvero? Partiamo dall'inizio. Qualche mese fa Fender ha ottenuto una sentenza al tribunale regionale di Düsseldorf contro un'azienda cinese che vendeva delle chitarre in stile Stratocaster. Sembra una vittoria importante, ma non lo è. Quella sentenza infatti è arrivata per inadempienza, cioè perché l'azienda cinese non ha rispettato le scadenze processuali, sembra addirittura che non si sia presentata. Nessun giudice ha esaminato nel merito se Fender ha davvero il diritto esclusivo sulla forma della Stratocaster e Fender ha preso quella sentenza e ha iniziato a usarla come leva per mandare diffide a produttori, a distributori, a rivenditori in tutta Europa e negli Stati Uniti. Thomann però non ha aspettato di ricevere altre lettere, ha fatto la sua mossa e ha chiesto un giudizio dichiarativo in Germania. Quindi non è una causa per ottenere soldi, è una richiesta al tribunale di stabilire una volta per tutte se Fender ha davvero questo diritto esclusivo oppure no. In pratica Thomann ha detto: va bene, andiamo a vedere le carte. Ora ragazzi, per capire perché questa battaglia è complicata bisogna guardare la chitarra che ho in mano. La forma della Stratocaster infatti non è solo estetica, infatti il corno superiore va a bilanciare il peso dello strumento mentre ad esempio sono in piedi, mentre i tagli qui sotto del corpo facilitano l'accesso ai tasti alti. Poi i contorni ergonomici rendono lo strumento molto comodo da tenere, soprattutto se suonate per ore. È una forma quindi funzionale, progettata per risolvere dei problemi pratici e questo è il punto centrale della difesa di Thomann. Le forme funzionali hanno una storia molto complicata con il diritto d'autore perché proteggere una forma utile significherebbe di fatto bloccare chiunque voglia costruire uno strumento ergonomico simile. È come se noi volessimo bloccare ad esempio la forma di un chiodo o di una vite. Negli Stati Uniti una sentenza della Corte Suprema del 2017, il caso Star Atletica, stabilisce chiaramente che gli oggetti utili non possono essere protetti da copyright, come ad esempio un'opera d'arte. Fender ha provato più volte nei decenni scorsi a ottenere questo diritto esclusivo in America e ha perso ogni volta. Hans Thomann ha spiegato nel suo comunicato ufficiale che molti dei produttori colpiti proprio da queste diffide, come ad esempio i piccoli liutai, ma anche brand indipendenti come ad esempio Sur, non hanno i mezzi economici per difendersi in tribunale e per questo Thomann si è messo in mezzo anche per loro, non solo per proteggere il suo marchio Harley Benton. C'è poi un punto su cui dobbiamo riflettere: la storia della Stratocaster non l'ha scritta solo Fender. Ad esempio la Frankenstrat di Eddie Van Halen ha dato vita a un'intera categoria di cosiddette super strat e generazioni di costruttori hanno preso poi quella forma e l'hanno portata verso direzioni che Fender stessa non aveva ancora esplorato. E se anche Fender vincesse in Germania, quella sentenza varrebbe solo in Germania, quindi non nell'Unione Europea, non nel resto del mondo. Dovrebbero rifare la stessa causa in ogni giurisdizione. A quel punto l'intera operazione assomiglia più a una strategia di pressione che a una vera difesa dei propri diritti. La mia posizione quindi, da che parte sto? Allora guardate ragazzi, io ho questa chitarra in mano, ce l'ho dal 2007 e continuerò a suonarla perché è uno strumento eccezionale. Guardate, lì ho la mia Tele 52
Lì ho la mia Squire che ho modificato recentemente. Ragazzi, Fender ha 70 anni di storia che nessuno può cancellare e ha tutto il diritto di proteggere il proprio marchio e la propria identità visiva. Il problema però non è voler difendere la Stratocaster, il problema è usare una sentenza ottenuta per formalità burocratiche per silenziare dei costruttori che non hanno i soldi per permettersi un avvocato. Quindi la mossa di Thomann secondo me non è un attacco a Fender, è uno scudo per chi non ha voce e non può difendersi, e il mercato, a mio avviso, aveva bisogno proprio di qualcuno abbastanza grande, abbastanza forte da alzarsi in piedi e dire: portiamo questa questione davanti a un giudice vero, in modo che esamini tutto nel merito e vediamo quindi se la forma bellissima della Strato è brevettabile oppure se passati ormai 70 anni è diventata consuetudine, è diventata di pubblico dominio. Ed è questa, ragazzi, la vera verità, scomoda. Si può essere critici verso una strategia aziendale senza smettere di amare lo strumento che hanno creato. Fender rimane il mio primo amore, continuerò a suonarla ogni giorno, a prescindere poi da chi vincerà in tribunale. E questa storia cambierà il vostro prossimo acquisto? Scrivetelo nei commenti. Ciao ragazzi, buona musica!